Benvenuti a EU Factor Next, il show settimanale che vi presenta le politiche europee di coesione. Io sono Boris Abramovic dalla Croazia e accanto a me è Christo Schweiger dall'Olanda. Ci avete già visto e ora vi portiamo a Roma e Forlì. La nostra prima tappa è stato il Festival delle Radio Universitarie a Roma, il FRU, dove il nostro amico Boris è stato protagonista di un'importante conferenza sul futuro della radio. E la nostra collega Irene ha chiesto ai partecipanti cosa pensano delle imminenti elezioni europee dell'8 e 9 giugno. This is Irene and today with you Factor. Ciao da Irene e dall'Università La Sapienza di Roma, dove al Festival delle Radio Universitarie si parla di radio, di elezioni europee, di nuovi media, di giovani, di coesione e tra i protagonisti ecco Boris, in mezzo al fantastico panel di esperti della Sapienza dove la radio oggi è la vera rockstar. Here in the Università La Sapienza, where the radio is the rockstar today. But radio is passion, radio is life. I know it's just like a kind of La radio è passione, la radio è vita. Sembra una frase fatta, ma per me è profondamente vera. So I discovered radio this 2 years ago. Ho scoperto il mondo radiofonico 2 anni fa, seguendo una lezione proprio qui all'Università La Sapienza. Da allora lavoro per migliorare sempre di più come speaker radiofonica e intanto mi diverto. Talk about that, and I just I improve myself in this, and it's wonderful. La radio per me non so ancora se sia una passione, ma un modo per scoprirle, perché è un mondo a cui tu ti avvicini e in cui tu entri a contatto con tante altre realtà che ti fanno capire forse un pezzettino di chi sei tu. La radio è un mezzo di comunicazione molto forte, è un mezzo di comunicazione efficace, è un mezzo di comunicazione secondo me tra i più forti anche della televisione, perché arriva proprio diretto alle persone e ha quel potenziale di far immaginare direttamente ciò che avviene senza vederlo. Maybe unity. La prima cosa che associo all'Europa è l'unità. What do you expect for the next elections, EU elections? There's something that you would E cosa ti aspetti che emerga dal prossimo voto europeo? Rispetto, diritti e sì, uguaglianza. Penso idea di unione e di cooperazione. Più cooperazione, più punti di incontro e maggiore coesione tra i vari paesi. L'Europa secondo me è aggregazione, è essere senza nazionalità, nel senso che cercare di portare ognuno la propria particolarità ma creando un fronte comune. Do you think it's common? It's a fronte comune. This is existing? Do you think so? No, credo che sia ancora difficile, credo che siamo ancora molto lontani purtroppo, però come dire, le intenzioni vanno sicuramente in quella direzione. Speriamo che anche poi seguano i fatti, come dire. Credo che rispetto a qualche anno fa ci sia più appartenenza, ci sia più volontà di essere quello che dicevo prima, il fronte comune. Credo che però ci siano ancora troppe differenze, non nelle persone, ma nella burocrazia, che come sempre rovina tutto. Perché ritieni che sarà particolarmente importante quello che esce dalle urne l'8 e il 9 di giugno? Perché si stanno creando delle fenomenologie politiche e sociali importanti ed è tempo che i giovani possano coalizzarsi e portare avanti le loro istanze, che non siano esclusivamente gli adulti a decidere. Queste elezioni ritengo che possano essere centrali per lo sviluppo anche dei prossimi 50 se non di più. EU Factor non è solo un progetto social e televisivo, ma anche radiofonico. Perciò Christoph ha parlato con i nostri colleghi dell'agenzia Area, che prende cura della parte radiofonica del progetto EU Factor. L'agenzia di stampa Area è un'agenzia appunto di stampa radiofonica che si occupa della realizzazione di servizi radiofonici a livello nazionale per radio locali, circa 150-200 radio locali presenti in tutto quanto il territorio nazionale. Come agenzia di stampa radiofonica abbiamo realizzato e stiamo ancora realizzando delle pillole radiofoniche che verranno poi distribuite e abbiamo selezionato e selezioneremo progetti che sono rappresentativi della buona messa in pratica dei fondi europei della coesione.
Bene, ora ecco a voi un po' di merchandising di Eufactor Next. Dato che è così facile viaggiare per l'Europa, ma è anche così facile perdere la valigia, ecco a voi delle simpatiche tag per i vostri bagagli, in modo da far sì che vi seguano in giro per le vostre prossime avventure europee. And accompany your travels along Europe. While Boris, Irene and I were busy enjoying. Mentre io, Boris e Irene eravamo a Roma a spassarcela, le nostre colleghe, a me, Bella e Laura, erano invece al lavoro in giro per l'Europa e magari ci invidiavano un pochino. Tanto che Laura, ad esempio, ci ha risposto andando a Berlino subito a scoprire qualcosa di più sul progetto Buchi. Quando i bambini non trovano i libri che fanno per loro, Buchi li porta da loro. Children can't get the books get to the children. Hi everyone, this is Laura Bagnier reporting for Eufactor Next. Ciao da Laura per Eufactor Next. Oggi siamo a Berlino, alla biblioteca Bruno Losch nel quartiere Mitte, che è stata finanziata dall'UE per realizzare il progetto Buchi. Andiamo a incontrare Giulia, che ci spiega tutto. We are going to meet with Giulia, who is going to tell us everything there is to know about this particular project. Sono a capo della biblioteca per bambini dall'agosto 2023. Questo è l'autobus che abbiamo rinnovato grazie ai fondi UE, ben 110.000 euro più altri 110.000 erogati dalle autorità locali del quartiere Mitte di Berlino. Prima di rimetterlo a nuovo, questo era già un bus libreria, nel quale potevi prendere i libri, mentre ora è diventato un luogo per eventi, conferenze, lo usiamo per i corsi di fumetto. For example, for graffiti or for comic drawing, we have done over 500. Abbiamo già organizzato 500 eventi, coinvolgendo oltre 6.000 persone e investendo 155 ore di lavoro volontario. And we invested more than 155 hours of our volunteering time to make these events happen. Even if the project is no longer going on, we still use the materials, the books that we got, and also... Anche ora che il progetto è finito, continuiamo a utilizzarlo per workshop, itineranti e gite di classe. Andiamo in giro per gli eventi del quartiere per raggiungere le famiglie e i bambini che ancora non frequentano la biblioteca. So that we can reach more families and children who don't necessarily come to the library. Thank you, Laura. Eufactor Next adesso in Italy. Grazie Laura, Eufactor Next ti aspetta qui in Italia in settembre per l'evento conclusivo assieme a me e Belle. Vi lasceremo qualche dritta sui ristoranti, intanto la prossima settimana vi portiamo con noi a Forlì. But that's a story for next week. Goodbye.